Ciao a tutti i viaggiatori! In un precedente video che vi mostrerò qui sopra vi avevo raccontato di Catania, la quale viene simpaticamente chiamata la Milano della Sicilia. Bene, è giunto il tempo di mostrarvi la Milano d'Italia. Portate con voi i vostri vestiti migliori, andiamo nella capitale della moda. Vi do il benvenuto a Milano, amici miei, ma prima di ciò, sigla! Il capoluogo lombardo dalla ricchissima storia è stato scenario di diverse fasi importanti del bel paese. Dal nome che dal latino si traduce in mezzo alla pianura, secondo alcune versioni Milano risulta essere polo centrale fin dall'epoca del Sacro Romano Impero, se non addirittura anche da prima. Ma non perdiamoci in certe diatribe storiche. Per quanto Milano non sia proprio conosciuta per le sue bellezze artistiche, la capitale della moda e del design non è di certo scevra dall'arte. Ricordiamo che qui potremmo trovare l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci, oppure il romanticissimo Bacio di Francesco Hayez, o il Quarto Stato di Pellizza. Ma queste sono solo alcune delle meravigliose opere che sono presenti nei vari musei milanesi. Iniziamo il nostro tour dalla stazione centrale dei treni. Questa è già una colossale opera architettonica che venne iniziata nei primi anni del Novecento per poi essere terminata intorno al 1931. Risulta essere un importante snodo della viabilità italiana e lo è sempre stato anche in passato. Dalla stazione centrale ci dirigiamo verso il tristemente noto binario 21, un binario nascosto e sotterraneo della città milanese, che oggi è divenuto un memoriale della Shoah, poiché qui, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando le leggi razziali erano in vigore, venivano deportati verso Auschwitz gli ebrei italiani o i nemici dello Stato. Un momento buio della nostra storia dove la crudeltà umana ha avuto la meglio sulla ragione. Un luogo fortemente emotivo che mi auguro possiate visitare. Ma cambiamo registro e proseguiamo il nostro cammino. Andiamo ad ammirare il lato più moderno della città. Qui possiamo trovare il famoso giardino verticale di Stefano Boeri, un complesso abitativo che spicca per la sua grandissima quantità di verde in esso presente. Ma non è l'unico palazzo degno di nota. Passeggiare in questo quartiere ti fa percepire la natura metropolitana della città, un po' come passeggiare in una piccola New York. Addentriamoci quindi nelle vie milanesi e se facciamo attenzione avvertiremo quanto questa città sia polimorfa, piena di vita e di possibilità. Tutto ciò che pensi di desiderare, lì hai una possibilità di trovarlo. Ho scoperto con mia enorme sorpresa che Milano è un luogo pieno di porte, ossia tutti quei vecchi punti d'ingresso della città che oramai sono decontestualizzati nel centro urbano, ma che mantengono un fascino storico-artistico. Avviciniamoci verso il centro, avendo solo 24 ore non possiamo non vedere i must-to-see della città. Quindi dirigiamoci verso Piazza Duomo e quindi ci troveremo a costeggiare il colossale Arco della Pace, un'opera neoclassica terminata nel 1838 per simboleggiare la pace avvenuta dopo gli sconvolgimenti e le guerre napoleoniche. Continueremo a passeggiare lungo l'imponente Parco Sempione, che ci condurrà presso uno dei simboli di Milano, il Castello Sforzesco. Eretto nel XV secolo, rimodernato diverse volte durante i secoli, fu sede storica della famiglia Sforza. Si risulta essere uno dei castelli più grandi di Europa. In stile gotico rinascimentale, oggi è possibile percorrere il perimetro esterno gratuitamente, mentre al costo di 5 euro è possibile vedere le decoratissime sale interne con molteplici opere d'arte. Se avete del tempo, investitelo in questa meraviglia. Purtroppo le mie lancette correvano velocemente e quindi lasciamo la dimora Sforza per dirigerci verso il Duomo di Milano, andando a salutare la Madonnina. Il Duomo di Milano, oltre a essere un simbolo della città, è un'opera davvero sublime. In perfetto stile gotico, non appena varchi la soglia d'ingresso, avverti quanto piccolo può essere un uomo. La chiesa è estremamente sviluppata verso l'alto, le enormi e decorate vetrate riflettono una luce meravigliosa e policroma che investe le candide colonne. Qui dentro si avverte una grande sacralità. Ma l'enorme altezza del Duomo, 108 metri, è possibile sfruttarla anche per godere una splendida vista su Milano. Difatti al costo di 15 euro è possibile prendere un ascensore e salire su fino al tetto, un'esperienza che regala degli scatti davvero interessanti.
Se solo non fosse gremito di gente. Salutata la Madonin, ci incamminiamo verso la galleria Vittorio Emanuele II, il cosiddetto Salotto di Milano, che possiamo definirlo come il primo esempio di centro commerciale al mondo, eretto nel 1877. Ovviamente, passando dalla galleria, vuoi non tentare la fortuna piroettando 3 volte sugli ormai inesistenti testicoli del toro? Ovviamente abbiamo fatto anche questo. Non si sa mai visto i tempi che corrono, ma Milano in fondo è anche questo, tradizione ed innovazione, un luogo dove trovi davvero di tutto. Difatti, passeggiando abbiamo trovato una mini fiera dove ci siamo messi a giocare a dei vecchi giochi ormai in disuso, che ricordano a noi giovani, o presunti tali, che il bello sta nel semplice e non nel complesso. Milano dunque non smette mai di stupire il suo turista. Difatti, la città può avere diverse chiavi di lettura e se si cerca bene si può anche trovare qualcosa di più oscuro. Siamo a Via Bagnera, una via detta tra le più strette d'Europa, ma sicuramente la più stretta di Milano. Ma Via Bagnera è famosa per un altro fatto, qualcosa di più, come dire, noir. Ed è qui che Antonio Boggi, detto lo squartatore di Milano, uccideva le sue vittime. Paura, eh? Dirigiamoci verso l'ultima tappa del nostro tour di 24 ore, dirigendoci verso i Navigli. Nati per portare fin dal centro di Milano i materiali di costruzione per il Duomo, i Navigli sono il centro nevralgico della vita notturna milanese. Qui potete trovare tutte le tipologie di locali, il regno dell'Aperol Spritz e dell'Happy Hour, ma anche il luogo in cui è possibile vedere l'ultimo esempio architettonico delle vecchie case milanesi, dimostrando ancora una volta come Milano sia una città elegantemente dicotomica, che abbraccia il vecchio ed il nuovo in un unico corpo, regalando meraviglia al suo visitatore. Miei cari amanti dei viaggi, anche questa volta il video è terminato. Se il video vi è piaciuto lasciatemi qualche commento o qualche suggerimento per i prossimi viaggi, insomma avrei proprio il piacere di sentire le vostre voci. Un saluto a tutti voi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!